Ciao a tutti, amici della Vergine. Benvenuti se siete nuovi e bentornati se mi seguite da un po'. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami Vergine, tendenze energetiche generali per la seconda parte di ottobre 2022. Abbiamo la carta della giustizia. Cari amici della Vergine, periodo di riequilibri. Quando c'è la giustizia è perché qualche cosa viene a galla, si taglia con la spada qualche cosa che non serve più, qualche cosa che pesa troppo in uno dei due piatti della bilancia. C'è una ricerca dell'equilibrio o un ritorno. Per qualcuno fa anche riferimento a questioni burocratiche o, perché no, anche a dei contratti. Se per esempio siete in cerca di lavoro, potrebbe far riferimento a dei contratti. Andiamo a vedere con gli oracoli della saggezza che cosa vi dicono. No, queste sono troppe, solo una o due al massimo, per favore. Ok, abbiamo la carta numero 24, è tempo di fare un sonnellino. Guardate, quando c'è la giustizia si parla anche di giustizia divina molte volte, quindi qui sento che per molte persone è arrivato il momento di prendersi un riposo e lasciar fare al destino. Ok, andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si sta parlando nello specifico. Io vi ricordo che le letture comunque sono fatte per un collettivo, sono generiche, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare nulla o se volete completare il messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Nel caso vogliate contattarmi poi, trovate il mio indirizzo email sotto nella descrizione del video. Devo dire che la nuova stesa che è stata proposta ha riscontrato un discreto successo. C'è da dire che sì, è vero, è più generica. Diciamo che essendo una lettura generale questa mi sembra un po' più completa perché va a toccare un po' tutti i punti della vostra vita. Mentre con l'altra, quella con i mini tarocchi, diciamo che si andava a vedere qual era il movimento 1 e il movimento più importante del periodo. Qui invece vi dà un'idea generale appunto di com'è la situazione globale in tutti i settori della vostra vita. Voi comunque continuate a scrivermi se risuona, se comunque vi arrivano le informazioni che vi servono fondamentalmente. Perché comunque per me è importante avere anche questo tipo di confronto. Allora, la carta centrale è la stella e poi seguiamo con la luna. Abbiamo il fante di coppe, il sole e il cavaliere di bastoni. Allora, avete una forte energia femminile perché la stella e la luna sono carte che parlano di una forte femminilità, di una forte connessione con la luna e infatti anche qui avete la luna, è tempo di fare un sonnellino. D'altro canto è anche vero che avete il divino femminile e il divino maschile, il sole e la luna, quindi sento già che sarà un periodo importante o comunque con delle prese di consapevolezza notevoli, perché comunque la luna parla sempre di una connessione con quello che è il subconscio, tutto quello che è il mondo dei sogni, così come anche la stella, anzi la stella è anche diciamo direttamente collegata con quello che è la canalizzazione e il destino e anche la giustizia parla di giustizia divina. Quindi aspettatevi qualche tipo di ricompensa. Semplicemente qui vi stanno dicendo, voi ormai avete espresso il desiderio, avete fatto quello che dovevate fare, insomma, per raggiungere l'obiettivo che vi eravate prefissati, adesso lasciate fare al destino, lasciate fare all'universo, è un po' quello, l'energia che sento. Ok, andiamo a vedere che altre carte vi danno perché per me è importante vederle, eccole qua, tutte in questa stesa. Allora abbiamo un fante di spade, qua era uscito un re di bastoni, fante di spade, 8 di spade e di nuovo, nuovamente la giustizia, ragazzi. Ok. Allora,
Qui sì, secondo me qualche cosa arriva proprio a galla. Guardate, qui ho tre arcani maggiori tutti insieme, cioè tutti vicini, quindi parla di qualche cosa che vi darà in un certo senso. Per qualcuno si può trattare del compimento di un sogno o del raggiungimento di un sogno, del fatto di iniziare a vedere la possibilità di raggiungere il proprio sogno, magari. C'è molto a che vedere con quello che sono i sogni, quello che si desidera, gli obiettivi personali, magari anche proprio di crescita personale, ok? Ehm, diciamo che la carta della giustizia è una carta di rettitudine. Ricordo che ce l'avete due volte. È una carta di, come vi posso dire, che segue le regole. E qui sento che per qualcuno potrebbe essere positivo, diciamo così, cercare di capire perché ci sono certe regole, ok? Cercare di controllare anche un po' quelle che potrebbero essere le emozioni dovute a questi tagli probabilmente che si dovranno fare o a queste regole, insomma, di cui ci parla la giustizia. Questi contratti sono anche compromessi, magari si parla di un compromesso con voi stessi. Però comunque c'è qualche cosa qui da tenere sotto controllo e fate attenzione perché potrebbero fortemente essere i vostri pensieri, perché qui abbiamo un otto di spade che parla sempre di qualcuno che giustamente è raffigurato con una persona bendata e quindi qui c'è qualche cosa che voi non vedete, non riuscite a vedere. Quando c'è un otto di spade è perché non si riesce a capire nella totalità una determinata situazione, un determinato evento nella vita, non si riesce a vedere la cosa in prospettiva. Normalmente mancano delle informazioni, ok? E molto fa anche riferimento con l'otto di spade a quelli che sono i sensi di colpa, quelli che bloccano, che fanno sentire legati. Se ci fate caso, la figura, oltre ad essere bendata, ha anche le mani legate. Quindi, ecco, questo è un po' quello che posso dirvi da un punto di vista della crescita spirituale, diciamo così, della crescita personale. Cercate, perché comunque c'è anche la carta della luna, e quando c'è la carta della luna parla anch'essa di realtà che si vedono un po' distorte, perché la luna parla di proiezioni, di emozioni del passato comunque che ritornano, che si fanno di nuovo sentire, che suscitano di nuovo un certo tipo di sgomento, magari anche di nostalgia, però alle volte fa riferimento proprio alle paure, più profonde che ritornano a galla. Sento che per molte persone potrebbe fare riferimento a un nuovo tipo di collaborazione, di incarico. Tenete presente che la giustizia parla di contratti. Sento che è il mettersi in gioco, cercare di capire se questo contratto è la collaborazione giusta per voi, piuttosto che il passaggio obbligato che dovete fare per riuscire ad arrivare al vostro obiettivo, che magari è più lontano, è più in là. Tipo, non lo so, se volete aprire un negozio di parrucchiere, vi faccio un'ipotesi, avete bisogno di fare prima un tot di anni in apprendistato. È proprio una prerogativa, se non mi sbaglio. Ehm, correggetemi se c'è qualche parrucchiera qui. Sì, per qualcuno è un negozio di cristalli o comunque di terapie alternative, lavori con... eh, sì, mi fanno vedere tipo sale, cose così. Il sogno di cui stiamo parlando, quello che vi piacerebbe fare, insomma. Ok, da un punto di vista, diciamo, relazionale, quindi famiglia, amici, partner, tutto, ehm, sento che la vostra energia potrebbe essere molto, diciamo così, ehm, improntata su quelli che potrebbero essere i figli o comunque la famiglia da voi creata, diciamo non la famiglia di origine, ok? Qui sento che per molte persone c'è una sorta di
movimento, diciamo così, una sorta di movimento che potrebbe fortemente riguardare ai figli, che un po' fate fatica a digerire o a fare. Si potrebbe trattare anche qui di, per qualcuno, qualche movimento finanziario. Magari dovete prestare dei soldi ai figli o fare da garanti per un'eventuale casa, piuttosto che, non lo so, per pagare un viaggio studi, cose di questo genere. C'è da stare un po' attenti alle spese in questo senso, se per caso avete dei figli, ok? Per quello che riguarda la relazione di coppia, ehm, sento che potrebbe essere, come vi posso dire, ecco, è tempo di fare un sonnellino, ma non ci dormite troppo su. Nel senso che va bene rilassarsi e staccarsi dalle aspettative, però qui c'è bisogno di trovare, secondo me, un po' di freschezza, di lasciare andare un pochettino il controllo, trovare degli obiettivi comuni. Se qualcuno vi dico che si aspetta delle scuse, abbiamo questo fante di coppe al contrario, ragazzi, credo che si farà un attimino fatica a soddisfare le vostre aspettative in questo senso. Anzi, avendo il fante di coppe al contrario, avendo la luna e avendo anche l'otto di spade, sento che per molte persone sarà difficile proprio trovare una non solo comunicazione, ma proprio comprensione dell'altro o dell'altra, ok? Mm, Se siete single, vi dico che potrebbe entrare una persona, ehm, vi dirò, vi dirò, potrebbe essere una persona che voi incontrate nel caso stiate affrontando una questione legale piuttosto che, come vi dicevo, la firma del contratto, legato, diciamo così, a quello che è la carta della giustizia, qualsiasi cosa sia per voi la giustizia. Sento che questa persona, che fosse il sogno, ipotesi, o una giustizia divina che voi aspettate, o il fatto di lavorare a questo vostro equilibrio tra divino maschile e divino femminile, sento che quello che intraprenderete lì intorno vi potrebbe portare a conoscere una persona molto gioviale, giovanile, direi anche solare. Abbiamo comunque anche la carta del sole, quindi potrebbe essere fortemente un segno di fuoco, o anche un segno d'acqua, perché no? Non mi piace molto dire i segni. Trovo che sia condizionante, perché io magari dico un segno e la persona che avete di fronte non è quel segno e poi invece guardando il tema natale ha un sacco di pianeti, per cui così non mi piace molto. Va bene, poi andiamo al lavoro. Allora, nel lavoro vi sento bene, forse un po' titubanti se si tratta di quel contratto con la giustizia. Ragazzi, sento che è un contratto vantaggioso. La persona che avete davanti è una persona di cui vi potete fidare. Chiaro, fidarsi bene o non fidarsi è meglio, dicono. Quindi tenere sempre bene gli occhi aperti, leggere le frasi in piccolo, pensare ad eventuali risvolti in casi di discussioni o cose del genere, mettere sempre tutto per iscritto con i contratti nuovi, però comunque in linea di massima sento che la persona che vi potrebbe dare una mano, nel caso siete senza lavoro, potrebbe esserci una persona che vi dà una mano a trovare questo lavoro piuttosto che a firmare questo contratto, piuttosto che a occuparvi di quello che potrebbero essere la gestione delle finanze, la gestione del tempo, cioè quello che è una questione pratica, potrebbe essere che c'è una persona che appunto vi possa dare una mano proprio da un punto di vista anche lavorativo. Per qualcuno potrebbe essere un nuovo cliente prosperoso. Quindi se state cercando clienti, vi dicono molto di usare la fantasia. mm, In questo senso. E poi ad un certo punto c'è sempre, perché qui avete due carte di destino in un certo senso, no? E anche qui due volte la giustizia. E quindi per certi versi voi esprimete il vostro desiderio, perché quando ci sono le stelle cadenti, questa è la carta della stella, no? Si esprimono i desideri e poi datelo per assodato, datelo come se fosse già stato, come se si fosse già avverato. Ok, andiamo a vedere ehm, per quello che riguarda...
Ho tre mazzi, ognuno dei quali ha delle frasi su cui si può meditare, che possono essere comunque uno spunto, ecco, di riflessione. Il primo mazzo, si va a vedere quella che è la situazione, il secondo mazzo andremo a vedere una potenziale credenza limitante inerente alla situazione, mentre con il terzo mazzo andremo a vedere un'azione o anche lì un pensiero su cui riflettere. Quante! Naturalmente potrebbero anche non risuonare, però io trovo che potrebbero essere comunque un ottimo spunto di riflessione. Perché mi è difficile fare domande? Mm, interessante. Qui sento che probabilmente di sottofondo c'è una sorta di paura nell'esprimersi, paura nel comunicare, paura a sentirsi giudicati, magari perché non si sa una determinata cosa, però chiedere è metà vivere, si dice, no? Perché mi è difficile rialzarmi in piedi? Ecco, anche qui probabilmente ehm, c'è una, sento come posso dire, una sorta di paura a rinascere, paura a comunicare, paura a dire io ci sono per le prime due carte proprio. E poi abbiamo perché mi è difficile farmi aiutare. È difficile anche chiedere aiuto, quindi scusate. Quindi qui c'è un discorso del ho paura di, di far capire che ho delle esigenze, di comunicare delle esigenze, cose di questo genere. Fatemi sapere se vi risuonano nei commenti. Andiamo a vedere con il mazzo giallo, quindi quale potrebbe essere una potenziale credenza limitante intorno a questa situazione. Ok, prenderò solo quella che si è girata. Perché mi sentirei colpevole? Senso di colpa, ragazzi. Qui lavorate sul senso di colpa. Ecco, provate invece che a chiamarla colpa, di chi è la colpa, provate a sostituire quella parola con responsabilità. Di chi è la responsabilità di questa cosa? Cambia, il punto di vista cambia. Ok, ultimo mazzo e poi andrò ad estrarre ancora un oracolo. Ok, sono riconoscente per quello che ho e per tutto quello che verrà. Ricordatevi che la giustizia divina, la stella, sono carte di destino, ok? Sono carte che vi dicono, vi ricordano che in qualche modo il vostro percorso è guidato da un disegno magari più grande di cui in questo momento non si è consapevoli. E quindi tutto quello che siete diventati adesso lo dovete a quello che avete vissuto, quindi ringraziatevi per tutto quello che avete superato e soprattutto ringraziate per tutto quello che potrà venire da adesso in avanti, no? Di qui in avanti il punto è rimanere, diciamo, accoglienti, a braccia aperte. Andiamo a vedere un ultimo messaggio da parte di questi oracoli per chiudere la lettura. Ok, allora qui abbiamo carta numero 21, Arcangel Zadkiel, e parla di autoaccettazione, e infatti lo vedevamo qui, di compassione e di perdono. Quindi qui ragazzi, prima di riuscire a perdonare gli altri, a perdonare veramente gli altri, a sentire quel sentimento di apertura di cuore, nonostante ci abbiano feriti, quindi la compassione e il perdono, prima di poterlo fare con gli altri bisogna essere in grado di farlo con se stessi, di viverlo nei confronti di se stessi. E poi abbiamo una, come vi posso dire, un fiume di emozioni, ok? Qui probabilmente qualcuno sta passando in varie fasi di alti e bassi e infatti abbiamo anche la luna che richiama un po' la lunaticità, no? Emozioni che vanno su e giù. E quindi qui in un certo senso vi consigliano di prendervi un riposo anche da tutto, perché comunque molto ha a che vedere con quest'otto di spade. Qualcuno qui ha dei sensi di colpa,
può essere che abbia a che vedere con qualche tipo di situazione familiare, qualche eredità, ehm, fatemelo sapere poi nei commenti. E poi abbiamo animale totem. Se avete degli animali, dei cuccioli, degli animali da compagnia vicino a voi, prendetelo un po', diciamo così, come se fossero i vostri animali totem. Poi magari siete già appassionati di animali totem, sapete qual è il vostro e quindi in questo caso affidatevi alle energie del vostro animale totem. Diversamente, a livello proprio energetico, gli animali di compagnia sono terapeutici per noi, soprattutto i gatti si dice che assorbano le energie negative, insomma, quindi ecco, tenetevi stretti i vostri animali da compagnia. Bene, cari amici della Vergine, questo è quello che avevo per voi. Spero comunque che la lettura vi sia stata utile. Se sì, potete mettere like, iscrivervi, condividere, commentare, fare una donazione. Qualsiasi tipo di supporto è ben accetto. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!